Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Uscita numero 15 di questa meravigliosa, leggendaria, utilitaria francese Citroën 2 cavalli Charleston in scala 1/8 edizione De Agostini. Andiamo subito a vedere cosa è contenuto in questo fascicolo. Abbiamo una scheda elettronica, una serie di viti FM, con la scritta nera, stavo ragionando sul fatto che in altre collezioni, quando la scritta è colorata di nero, anche se le istruzioni sono spiegate in maniera semplicissima, e quindi vanno benissimo così, però stavo pensando, ecco perché mi avete visto fare una pausa, più che visto sentito fare una pausa, perché nelle altre collezioni la scritta, quando è nera, comunque ti indica che va montata sul metallo e la vite quindi va avvitata esclusivamente sul metallo, e la M dopo la F in questo caso indica metallo, mentre invece oltre ad avere la scritta P, quelle che vanno montate sulla plastica, in altre collezioni sono anche contrassegnate con il colore azzurro. Ecco, una piccola nota così. Quindi abbiamo una serie di viti, abbiamo detto FM, e la scheda elettronica. Consiglio di non mettere le dita all'interno, adesso non serve, anzi no, serve, la andiamo a aprire come dicono qui. Stavo notando, non so se si vede dal video, che hanno messo, e hanno fatto bene, questo per evitare cortocircuito a contatto con parti metalliche, hanno messo sopra della colla a caldo, quella in stick, così hanno isolato le varie saldature. Allora, prendiamo la scheda come in figura, così, e andiamo. Ecco, io vi dico la verità, quando faccio questi lavori di andare a piegare il metallo saldato, in questo caso il rame, sono cose che veramente, se potessi, eviterei, ma non possiamo farlo perché ci è stata consegnata così. Comunque, le dita possiamo metterle qui sui contatti perché, come vi ho appena detto, abbiamo il materiale che isola questa colla a caldo. Pressiamo qui e andiamo ad allungare il filo in questa maniera. 1, e facciamo così con tutti ragazzi, ci vediamo a breve. Ecco qua ragazzi, sono tornato. Questo è come appunto ci fanno vedere nelle istruzioni di aprire i vari fili saldati. Li prepareremo sicuramente per il montaggio nelle successive sessioni. Andiamo adesso a girare e vediamo cosa ci dicono. Allora, fanali anteriori. La scheda elettronica controlla tutti i componenti elettrici che verranno installati sulla tua Citroën 2 cavalli Charleston, come i fanali anteriori, clacson e suoni. L'altoparlante integrato nel modello consente di riprodurre gli effetti sonori previsti per la tua 2 cavalli. Luci dei freni. Grazie alla scheda elettronica è anche possibile mettere in funzione le luci dei freni. Accensione. L'abitacolo è stato progettato con la stessa cura delle parti esterne. L'apertura delle porte
consente di accedere alla chiave di accensione che comanda le funzioni del modello. Vi ricordate la chiave che vi ho fatto vedere nei numeri precedenti? La potete trovare comunque nei video, anche se dopo Michele sapete che ama proprio darvi un'immagine di quello che è il punto in cui siamo arrivati ad ogni video con i componenti. Poi batteria. Tutti i componenti elettrici sono alimentati da una batteria alloggiata nella parte inferiore del telaio, dove vedete la freccia rossa. Il vano batterie è facilmente accessibile e non altera l'eccellente livello di finitura della Citroen 2 cavalli Charleston. Progressi del modello. I progressi del modello i progressi sul modello. Ecco come apparirà la tua Citroen 2 cavalli Charleston con le luci dei freni accese una volta che ne avrai completato il montaggio. Ecco qui ragazzi. Allora, io direi, adesso metto un momento il video in pausa, vi presento tutti i componenti fino a oggi, dove siamo arrivati con questo meraviglioso modellino, e poi ci sarà l'ultima parte di video dove vi farò vedere, per chi chiaramente è interessato, vi darò la possibilità di dare una lettura di tutto quello che è scritto in questo fascicolo, perché sono fascicoli che, se amate quest'auto, non potete non leggere, perché è la storia di questa vettura. Ci vediamo a breve ragazzi. Ecco qua ragazzi, adesso dovrò prendere necessariamente il telefonino in mano per consentirvi di avere un'inquadratura molto più ampia di tutti i componenti che abbiamo assemblato fino a questa uscita. La numero 15. Non me la ricordavo già più ragazzi. Ho dovuto girarmi a leggere. Ecco qua. Questo è metallo, 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 cerchioni metallo, 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 con gli elastici sotto come in quella vera, guardate, tessuto vero, centralina elettrica, e poi paraurto in plastica. Poi Michele, un iscritto del mio canale, mi ha dato un consiglio. Questa è la chiave di accensione. Mi ha detto: Michele, hai provato, ci chiamiamo tutti e due Michele, hai provato con un tester a vedere se questa dà il contatto quando giri la chiave, perché altrimenti conviene fare un riordino del pezzo. Ecco, quindi se avete un tester e volete provare, come giustamente mi consiglia lui, fatelo, per poi avere appunto in sostituzione il pezzo qualora ci fosse un difetto, perché questa chiave è plastica sopra, ma questo che vedete qui colorato in realtà non è colorato in argento, ma è metallo, ed è quello che poi fa andare a massa il filo marrone e il nero e consente l'accensione delle luci se girate da una parte e l'accensione del motore dall'altra. Ok ragazzi, adesso metto di nuovo nuovamente il video in pausa, sposto tutto quello che potete vedere qui, ecco, e ci vediamo nell'ultima parte di questo video. A dopo. Eccoci nuovamente qua ragazzi. Adesso, se avete piacere, vi do la possibilità di leggere tutto il fascicolo, oltre che vedere le figure. Dovrò anche qui necessariamente tenere il cellulare con la mano, quindi mi scuso per eventuali, anzi sicure, immagini un po' mosse, ma ad oggi non ho altro modo. Prima pagina dei servizi, numeri utili,
Buona lettura e buona visione, ragazzi, sperando di non essere l'unico a leggere. E magari, se proprio lo volete fare, iscrivetevi al mio canale. Grazie ragazzi. E non dimenticatevi di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. Questo è il contenuto, ma se volete vi do anche la possibilità di leggere tutto anche questo. Fatemi sapere nei commenti, perché non mi ha scritto una sola persona dicendomi sì Michele, interessante, o probabilmente perché questo pezzo di video lo mandate avanti e io vi do delle informazioni in merito a modifiche potenziali durante le collezioni, anche durante questi video qua. E poi mi fate la domanda nei messaggi: Michele, che misura è quella? Cosa posso fare per questo? E io mi accorgo che voi mandate avanti i video. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi, e quelli già iscritti, non cancellatevi. Grazie ragazzi, veramente. Mi mancano poco più di 1000 visualizzazioni a 100.000. 100.000 visualizzazioni totali, Ma chi l'avrebbe mai detto? Abbiamo quasi finito. Fascicoli meravigliosi, ricchi di storia. Ed eccola qua, la leggenda di quest'auto. Bellissima. Ultima immagine di copertina. Ragazzi, abbiamo finito anche questo video. Michele vi ringrazia del vostro tempo. Se riesco a mettere il telefono un po' più stabile è ancora meglio. Ecco qua. Vi ringrazio del vostro tempo. Saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari. Arrivederci al prossimo video. Ciao ragazzi.